Una griglia non deve stare per forza in equilibrio. Puoi spostarla verso l'alto o verso il basso, e il modo in cui la sposti decide che lavoro farà. La regola del motore è una sola. I livelli sotto il prezzo corrente diventano ordini di acquisto, quelli sopra diventano ordini di vendita. Non c'è nessun interruttore segreto. Sposti il range rispetto al prezzo e cambi la proporzione tra acquisti e vendite. La griglia bilanciata, col prezzo al centro, è solo il caso particolare. Range spostato sotto il prezzo. Quasi tutti i livelli sono acquisti. Questa griglia lavora ai ribassi, compra a scaglioni mentre il prezzo scende e rimette in vendita un gradino sopra ogni rimbalzo. Il rovescio è meccanico. Più discesa copri, più capitale resta impegnato nell'inventario se il prezzo continua a scendere. Lo abbiamo visto nell'episodio 1. È il costo strutturale, qui amplificato dalla scelta. Range spostato sopra il prezzo. Quasi tutti i livelli sono vendite. Se hai già l'asset in portafoglio, questa griglia lo distribuisce sui rialzi, un gradino alla volta, invece di vendere tutto in un punto solo. Anche qui il rovescio è onesto. Le vendite hanno bisogno di inventario da vendere, e se il prezzo non sale, quei livelli restano in attesa. Nel Wizard tutto questo vive in un campo solo, il range. I prezzi esatti li scrivi tu, è la strada, dice l'app stessa, per creare griglie asimmetriche. La base ATR è calcolata sulla volatilità, da lì sposti minimo e massimo secondo il lavoro che vuoi dalla griglia. E prima di avviare, il backtest della bozza ti mostra come quella scelta si è comportata sulla finestra storica che scegli tu. Alcune strategie del registro dichiarano il bias fin dal nome del parametro. In HF Lateral Grid Pro, TP Side Levels preriempie una tranche all'ingresso e appoggia le sue vendite uno o più gradini sul lato del profitto. Una griglia sbilanciata verso il take profit, per costruzione. Anche questo, prima di tutto, si misura nel backtest. Sbilanciare non è un trucco, è dire alla griglia quale scenario deve lavorare. Verso il basso accumula, verso l'alto distribuisce, e ogni scelta porta con sé il suo rischio. Lo scenario lo decidi tu, la verifica la fai nel laboratorio. Nel prossimo episodio, l'ultima leva sulla struttura, il peso dei livelli.